Una frase nota, che probabilmente hai già sentito, è «bisogna coltivare il nostro giardino». Ma da dove trae origine e quando è stata pronunciata? È con questa esortazione che si conclude il Candido l'ottimismo, un testo che è uno dei cardini dell'illuminismo europeo, che venne scritto in soli 3 giorni da Voltaire nel 1759. Per Voltaire si trattava di un periodo particolare successivo a numerose persecuzioni, che l'avevano portato ad avere una visione disincantata del mondo. L'obiettivo di Voltaire nello scrivere quest'opera era di intaccare la visione ottimistica di quell'epoca e di confutare il precetto del vivere nel migliore dei mondi possibili. Voltaire era indignato. La scienza non stava portando concreti miglioramenti nella popolazione, ma solo per i governanti. La filosofia si sostanziava in un ostentare la propria vanità, l'amore era un'illusione e il futuro dell'umanità fragile e incerto. Secondo Voltaire, la speranza era una patologia e come tale bisognava tentare di curarla. Ciononostante, lo scritto non è un racconto dalle pieghe esclusivamente tragiche. La novella si conclude con una memorabile nota stoica. Candido e la sua compagnia girano il mondo, affrontando una serie di disavventure e soffrendo per persecuzioni, naufragi, terremoti, la fame e la tortura. Al termine della sua personale odissea, Candido e i suoi amici ne escono vivi, anche se profondamente disillusi, e trovano la loro dimensione in Turchia, una nazione che Voltaire ammirava, vivendo in una fattoria in un sobborgo di Istanbul. Un giorno gli giunse voce dei problemi che stavano sconvolgendo la corte dell'impero ottomano. 2 gran visir e il mufti erano stati strangolati e molte persone del loro seguito impalate. La notizia si diffuse rapidamente, creando clamore e terrore tra la gente. Pangloss, Candido e Martino, nel tornare alla fattoria, videro un uomo anziano seduto dinanzi all'uscio di casa sua. Ecco un estratto del dialogo che segue dal loro incontro. Non meno curioso che discorsivo, Pangloss gli domandò come si chiamasse il mufti che era stato strangolato. «Non lo so», rispose il brav'uomo, «e non ho mai saputo il nome di nessun mufti né di nessun visir. Non so proprio nulla di queste novità che dite. Credo in generale che coloro i quali si mettano nelle faccende pubbliche a volte finiscano assai male, come si meritano. Ma io non mi informo mai di quel che succede a Costantinopoli. Mi basta mandarci a vendere i prodotti del giardino che coltivo». Dopo aver parlato, invitò gli stranieri a favorire in casa. Le 2 figlie e i 2 figlioli del vecchio offrirono diverse qualità di sorbetti fatti da loro stessi. Dopodiché le figlie del buon musulmano profumarono le barbe degli ospiti. «Voi dovete essere padrone di un podere magnifico e anche molto vasto», disse Candido al turco. «Non ho che 20 iugeri e li coltivo io stesso con questi miei figli. Il lavoro ci salva da 3 mali grandissimi: noia, vizio e bisogno». Nel tornare alla fattoria, Candido rivolgeva dentro di sé le parole udite dal turco e vi faceva sopra grandi riflessioni. «Mi pare che quel buon vecchio abbia organizzato la sua vita meglio di quei 6 re con i quali abbiamo avuto l'onore di cenare. So anche», disse Candido, «che bisogna coltivare il nostro giardino». Voltaire, che amava sconvolgere l'umore dei suoi lettori in gran parte cristiani, si divertì a far pronunciare il discorso culmine della sua novella da un musulmano, il vero filosofo dello scritto, conosciuto come il turco. «Bisogna coltivare il nostro giardino», o come viene anche tradotto, «dobbiamo coltivare il nostro orto». Quale significato vuole trasmettere Voltaire con questa frase? Sicuramente che è importante mantenere la giusta distanza tra noi e il mondo circostante, perché prendere troppo a cuore un interesse pubblico politico è la strada più rapida verso un peggioramento delle nostre emozioni. Inoltre che dovremmo essere consapevoli di quanto la natura umana sia problematica e che non cercherà mai, una volta al potere, di tendere verso una visione d'insieme e di crescita collettiva come vorremmo, che non dovremmo mai legare i nostri interessi personali a quelli di un'intera nazione, o più in generale di altre persone. Se lo facciamo, ci troveremo a lamentarci di continuo. In sostanza, che abbiamo il bisogno di costruire quotidianamente la nostra vita e non quella nella mente di persone a noi estranee. Ma allo stesso tempo, dato che la nostra mente rischia di farsi infestare da ansia e disperazione, dobbiamo mantenerci impegnati. Abbiamo bisogno di un progetto di vita e non deve essere troppo impegnativo o dipendente da altri. È sufficiente che il nostro progetto di vita ci faccia dormire la notte stanchi ma soddisfatti, sia esso crescere un figlio, scrivere un libro, gestire un'attività o anche semplicemente gestire un piccolo orto. Secondo Voltaire dovremmo smettere di cercare di coltivare l'intera umanità, dovremmo cercare di allontanarci da interessi così lontani dal nostro ambito, prendere pochi acri e concentrarci su questi, coltivare delle orchidee e crescere degli alberi di limoni ed albicocche, costruirci un riparo e coltivare asparagi e carote. Insomma, smetterla di preoccuparci con le dinamiche della vita e con i suoi conflitti e concentrarci sul tendere ad una pace e calma mentale.
A chi importa di cosa è successo a Costantinopoli o per quale motivo è stato strangolato il Gran Visir? Vivi serenamente come il vecchio turco, godendoti i raggi del sole sotto l'albero di mandarino della tua casa. Questo è il suggerimento di Voltaire per raggiungere una sorta di quiete orto culturale. Grazie per la visione.